quest'anno si corre con la Superbike. Dillo alla mamma, dillo all'avvocato. Sì, la notizia ha fatto scoppiare una bella bomba, ma alla fine, senza un po' di pepe, che gusto c'è? Gli anni scorsi, con il progetto folle della V4S di serie contro moto Open e Superbike, per forza di cose ci faceva inseguire. Oggi siamo esattamente nella condizione opposta. So già che la domanda principale è: ma perché l'hai fatto? Perché sono qui per raccontarvi storie e sfide, l'impresa pazzesca di Volterra nel Chiefs senza conoscere nulla, il salto nel buio del mondiale Moto-E, il National con la Superbike e lo sbarco a livello europeo nelle gare su strada. Non ho l'arroganza di voler diventare un pilota MotoGP o sfidare Marquez. Ho fatto un altro percorso, voglio farvi godere insieme a me, dopo tanti sacrifici e impegno, avere la possibilità di correre una stagione su un mezzo del genere e poterlo raccontare sul canale è il traguardo più bello che si possa desiderare. Poi, dopo aver sfiorato il titolo più volte negli anni scorsi nel Chief National, non posso nascondervi che far scoppiare qualche fegato ai ferventi haters mettendo la ciliegina sulla torta con la vittoria del campionato o dei campionati non sarebbe male. Che dite? And I'm doing my shit like primo round del National, primo turno già andato e che dire, sono già tutti molto agguerriti, perché avete visto Rovelli, Baiocco, Andreozzi e poi il solito outsider che potrebbero uscire via discorrendo, oppure le wildcard che ci saranno, si narra di un Gammarino, di un Lamarra, insomma tanta ciccia sul fuoco. Nei giorni scorsi poi mi hanno fatto una domanda ricorrente, cioè questa Superbike ha dei punti deboli? Apparentemente no, ma c'è qualche cosina che dovete sapere. In caso di caduta la stagione è finita. Da una parte si ha l'aggodimento di usare una Superbike, ma dall'altra bisogna stare non con i revi in barca, con tutta la barca in barca, per dirvela in parole spicce. Inoltre in questa gara non avremo l'elettronico, quindi non possiamo mettere a posto la carburazione, non possiamo mettere a posto un sacco di cose che su questa moto contano tantissimo. Difatti stiamo andando molto grassi rispetto a quello che dovremmo essere, e come velocità, come potete vedere qui sotto, non è che siamo 10 km/h più veloci degli altri, anzi con un Superbike non abbiamo la migliore velocità, cosa che è follia, ma è tutto normale, bene così, perché almeno magari il motore siamo un po' più safe, ma ovviamente non abbiamo full power, non possiamo giocare sui controlli, insomma stiamo un po' andando standard. E voi direte, ma perché nel test c'era l'ingegnere e qua non c'è? Su questa moto possono metterci le mano non tutti, e queste sono tutte cose che voi non sapete, ma una moto del mondiale del genere può essere, diciamo, gestita da veramente poche persone, e tutti quelli che la possono gestire al momento, cioè gli elettronici, sono ad Assen per il mondiale Superbike, e quindi semplicemente bisogna essere molto tranquilli. Poi ovviamente nelle prossime gare magari potremmo usare un pochino di più, perché ci sarà elettronico, potremmo lavorare un po' più di fino, ma a sto giro calm down. La mia è spaziale. No, ma anch'io dico, anche l'anno scorso. Questa è spaziale, però questa Sì. cioè. Poi visto Andreozzi ha fatto un bel tempo l'ultimo giro, ora con posatina. Ah, usata? La messa nuova? Non lo so. Il mistero si infittisce. A me si è tolta la lente all'ultima curva, ma te lo giuro. La lente a contatto? Sì, all'ultima curva mi si è tolta, stavo entrando e non vedevo e quindi più un cazzo vedevi perché... con un coso sminchiato e con l'altro vedevi. No, con l'altro non ci vedevo proprio perché ce l'avevo in mezzo nell'occhio. E quindi facevi quello lì. Eh sì, e quindi ho dato gas prima e sono uscito completamente fuori. Vabbè, non farlo succedere in gara perché sennò è un problema. Sì. Se no strike. Una roba che non ho fatto vedere, e te la faccio vedere anche a te, che uno dice
Superbike e appunto dicevamo non possiamo fare niente, da stare attenti, qualsiasi cosa succeda non possiamo metterla a posto, quindi C'è il piano B. c'è il piano B con 4S che tanto fa il suo sporco lavoro. Tocchiamoci toccati i coglioni che grazie. No, ma io me li tocco per me. Ah no, dammi un pochino anche a me, cioè insomma. E dato che poi adesso, anzi, dato che gli anni scorsi l'ho preso nel culo 2 volte. Cioè una volta ho messo la gomma dura e dovevo metterla morbida, piccato nel culo. La volta dopo ho messo la gomma dura e dovevo metterla morbida, piccato nel culo. Ho detto a sto giro venerdì proviamo la gommetta morbida a vedere come arriva alla fine. Perché Giusto. prima no, ho messo la X, non ci dava bene dopo 6 giri. Io ho detto che ci stia anche una Q. Io riuso la X, tanto ho fatto 2 giri e mezzo. Ah sì, ci sta. Turno molto importante, vediamo un po' il consumo gomma e domani se c'è un po' di più gerelline o non più gerelline. Sì, è un po' una merda. Quando Quindi arrivi a Misano sempre è così. sempre così e quindi mi sa che faremo uno stupendissimo unico turno dove spareremo tutte e due le gomme una dietro l'altra. Ma è un errore, cioè. No, io pensavo fosse un errore il primo giro. Poi ho sbagliato la gru, ho fatto 36 e ho detto Allora è reale. è la Q tira, Guardate che luce, siamo da Snapshot. Quest'anno c'è le robe fatte bene. Fotine per il podio, mica per il podio. Tanta roba.
Sembrava tutto troppo facile e quindi ecco la pioggia. Se non c'è tensione, se non c'è l'estremo, voi non vi divertite. Sembra proprio scritto da Hollywood. Nuvola di Fantozzi, prima del turno, pioggia. Inutile dire che l'obiettivo di creare discussione con questo progetto Superbike ha fatto centro, ma tanta attenzione e esposizione vuol dire anche tanta pressione. Se gli anni scorsi bisognava vincere perché il V4S stock era una Superbike camuffata, quest'anno è ancora peggio. Hai distrutto il tuo record a Misano girando in 1.35.5? Non basta. Luca, andiamo? Vai. Siamo i favoriti, senza dubbio, ma dalla qualifica si costruisce la gara. Partire dietro vorrebbe dire rischiare di più, con la concreta possibilità di perdere il treno buono, dato che sono pochi giri, e recuperare in caso di errore è molto difficile. Bisogna essere perfetti, non bisogna fare cavolate. Adesso mettili lap 1 che passa. Ragazzi, stanno andando da sfogare, Allora, adesso metti P2, perfetto, lap 3 e sotto metti 52.0. Tutti 3. Tempo, da 4 e 5. Tieni tutti 3. Terzo c'è Andreozzi, qualche decimo davanti, 54. Mica Valerio, cioè, infatti ho visto P3 così ho detto vabbè, va bene. Meglio, ma scherzi. Diciamo che non è una mia solita caratteristica, ma quando sono entrato, visto che ormai aveva iniziato a piovere, ho detto prima fila, tranquilli. Tanto dopo forse si spera dovrebbe essere comunque o più asciutto o asciutto, e quindi tutta l'attenzione di nuovo, ultimo turno, 6.40, buio praticamente, questo doppio tentativo di best lap con 9 gradi. Altra cosa, primo giro dico, vabbè, guarda quello scemo che ha perso la saponetta, non l'ha attaccata bene, staccata la quercia. Poi dico, ma fammi dare una controllatina anche a me. Guardo giù e ovviamente chi ha perso la saponetta ero io. Voi vi direte, quante volte ti è successo che perdi la saponetta? Ovviamente, zero. Non si smette mai di conoscere robe nuove. Quindi adesso ho fatto su tutte le tutte, bella schiacciata. Probabilmente ho fatto appunto cambio saponetta, ho messo quelle più alte e non le ho fatte aderire bene. Comunque niente, adesso 3 ore, 3 ore e mezza per asciugare. Non lo so Rick, secondo me non ce la facciamo. Noi abbiamo il turno alle 18.40. Sole fino ad adesso, asciugato tutto, zero problemi. C'è questa nuvola di Fantozzi che passa esattamente durante il nostro turno, ok? Se veramente succederà questo, cioè, ok? Tutti i santi in colonna, ok? Ok. A few inches later. Per capire quale cazzo è la stronza di una nuvola che non deve esserci, che sta qui. Ragazzi, che follia queste qualifiche, cioè non ha senso. Già nella 1 abbiamo preso la pioggia per 2 minuti. Qui, cioè, sembra una roba fatta apposta. Abbiamo più o meno il chiaro a sinistra e a destra un nero che voi non avete idea. Sta gocciolando. Bisogna andare lì davanti all'ingresso pit nel minore tempo possibile. E so già che sarà un casino, perché in questi casi prima entri in pista e più possibilità hai di fare il giro davanti a tutti. Sei nella posizione migliore per trovare delle migliori condizioni. Come immaginavo, follia, gente che passa a sinistra, a destra. Adesso il primo giro sarà da panico. Ragazzi, basta semplicemente un giro fatto sotto l'1.52.0, che sarebbe il tempo della pole fatta nella qualifica 1, per partire in pole position. Quindi se ci sono anche un po' di gocce in giro, un po' di umido, l'importante è girare sotto quel tempo. E al momento, in queste condizioni, è fattibile.
lungo ma salvo. Secondo me, se dall'altra parte non sta ancora piovendo forte, ce la si può fare. L'unica curva dove sta piovendo a dirotto è qui la Quercia. Proviamoci. Fastidio, cavolo, fastidio, incredibile, bastava un giro, 5 minuti prima l'ingresso in pista ce l'avremmo fatta e invece bisognerà aspettare la gara. Che nervoso, però ragazzi, le gare sono queste, sarebbe stato troppo facile trovare delle condizioni sane e invece 12 gradi, pioggia, non pioggia, corse contro il tempo, va bene, bello, almeno voi sono sicuro che vi state divertendo. Dietro questa prima gara del 2024 c'è stato un 2023 dove ho dovuto incassare in silenzio. Le scelte sbagliate si pagano, nel mio caso molto di più. Ho aspettato con molta calma questo momento, 8 lunghi mesi di allenamenti, lavoro e preparazione per rendere possibile una stagione al massimo. In questi giorni mi è stato chiesto spesso se sentissi la pressione di dover dimostrare per forza. Vi dico che è un onore essere sotto pressione. Senza questa aspettativa, le vittorie avrebbero un gusto totalmente diverso. Quindi, senza nasconderci dietro un dito, questo è il momento di dimostrare. Con un mezzo del genere non ci sono più scuse. Buona Racing Story 2024 a tutti. Incredibile ragazzi, cioè non ha senso, anche in gara lo spettro della pioggia è arrivato e proprio per questo non faremo i 5 minuti in griglia soliti con pit wall, con ombrelline e via dicendo, proprio perché dal radar meteo è venuto fuori che sta arrivando un mega super iper temporale. Quindi in base ai calcoli che ha fatto l'organizzazione ce la dovremmo fare a chiudere la gara proprio al pelo con l'arrivo della pioggia. Le condizioni sono comunque limite, ci sono 11-12 gradi, la pista è 18 gradi, freddissima, lo sapete perché gira a Misano, le prime curve a sinistra, quindi la 6 in uscita dalle Rio e la Misano 1 sono critiche, trovarsi in terra è un attimo, quindi immagino che nei primi giri, o meglio nelle prime curve, tutti saranno molto tranquilli per capire quanto possono spingere e soprattutto per evitare di fare casini, che in queste situazioni è facilissimo. Che bello ritrovarsi qui davanti al semaforo dopo 8 mesi di attesa. Spettacolare. Adesso ci si ferma sulla propria piazzola di partenza, si inserisce la folle, launch control armato e si parte. Dalla pole position Matteo Baiocco davanti ad Andreozzi, Luca Salvadori ed Alex Schacht. Si va verso la prima staccata, quella del parco, con Baiocco davanti ad Andreozzi e Salvadori.
Baiocco che viene infilato sia da Andreozzi che da Salvadori che adesso prende tutta la scia di Alessandro Andreozzi. Esce dalla scia, va a staccare in fondo alla quercia Salvadori davanti ad Andreozzi e Matteo Baiocco. Non so bene cosa dire. Questa moto è una goduria. Cioè, era abituato a dover fare staccate da molto più lontano per passare agli avversari e riuscire a essere affiancato al tuo avversario per poter poi tirare la staccata è molto più facile e semplice, ti fa rischiare molto di meno. E poi parliamone. In staccata. Che goduria! Il senso di avere il martello di Thor sotto le gambe. Cioè, ci siamo capiti, vero? Primo giro in saccoccia e 1.39.3 con partenza da fermo e 2 sorpassi. Non ho molto da dire, se non che adesso bisogna stare tranquilli, fare il proprio passo. Non serve tirare allo spasimo perché la pista è molto lenta rispetto ai giorni scorsi, quindi dobbiamo semplicemente fare il nostro senza forzare e tra qualche giro vedere il distacco, se ovviamente ci sarà, e da lì in poi capire se andare a rischiare un attimino di più o mantenere quel passo. Quindi hammer time. È quasi un +1, prepara +1. +1.5, e neanche +1.5, pronto. E vai a +2,5. Secondo giro in 37.2, terzo giro in 36.9 e guardo la tabella e ho già in 3 giri 2.8 secondi di vantaggio sul mio primo inseguitore. Guardando i tempi non pensavo di potermi staccare così tanto perché comunque non stiamo girando veloci, ma veramente la pista è scivolosissima. Quindi continuiamo a martellare, non rischi come stiamo facendo fino adesso che va da Dio e vediamo come siamo messi tra qualche giro. Dato che abbiamo un attimo di tempo mentre stanno passando i giri e le curve una dietro l'altra, ma sei iscritto al canale? Se non lo sei, mi raccomando, tassino qui sotto. Semplice, facile, veloce e soprattutto gratis. Grande ritmo sull'asciutto, vedete Salvadori, Andreozzi, Baiocco, Ciacci e poi Arcangeli rimontante dalla 16ª posizione, Filippo Rovelli. Intanto Salvadori con 1.36.948 fa segnare anche il giro più veloce, un giro che gli permette di staccare i duellanti Andreozzi e Baiocco alle sue spalle e tutto il gruppo che tenta invano di inseguirlo. Prepara che è da quasi 4 secondi, prepara 4. 4.5, preparati. 5.5. No raga, cioè, ma è incredibile. Passo 37 basso, 36 alto e 5 secondi di vantaggio, anzi più di 5 secondi di vantaggio dopo 5 giri. Non so bene cosa sta succedendo lì dietro, perché magari ci stavano dando fastidio, non ho idea, ma non me la immaginavo così lineare la situazione. E sarò stupido veramente, ma in questo momento dove veramente dovrei essere più tranquillo, inizio a sentire di più la pressione. Cioè ogni staccata che faccio, ogni ingresso, mi sembra che l'anteriore si chiuda. Ovviamente è un'ipersensibilità perché quando ormai sei più tranquillo, non hai più nessun attaccato e devi semplicemente portarla a casa con 5 giri ancora da fare, ti vengono in testa 1000 pensieri, 1000 paranoie. E il motore? E cos'è questa vibrazione qui? Cos'è questa chiusura di anteriore là? Ma in verità è tutto assolutamente tranquillo. Ma in quel momento non sembra assolutamente così.
7 secondi di vantaggio e veramente non ha più senso tirare, non ha più senso rischiare anche solo in mezza curva. Ragazzi, portiamola a casa. Si va verso gli ultimi chilometri di gara con Luca Salvadori che va a conquistare così la prima vittoria dell'anno in sella alla V4R del Broncos Racing Team. Mamma mia, non so come spiegare la tensione che c'è stata in questi giorni, la pressione del bisogna vincere a tutti i costi, non può andare niente storto, non può esserci sfiga, sei condannato semplicemente a vincere perché guidi questa moto. Ci sta, semplicemente l'abbiamo fatto, l'abbiamo portata a casa. E grande anche Rovelli, cazzo, partiva 16° per dei casini avuti in qualifica e ha fatto secondo. Per chi non lo sapesse, ha preso il posto di Giannini con la moto campione 2023. Quindi mi immagino che nelle prossime gare sia lì a giocarsela da molto più vicino e non vedo l'ora di andare a Vallelunga per il round 2. Ogni anno a Vallelunga c'è un sacco di gente e non vedo l'ora di incontrarvi insomma lì per fare il tifo e per vedere davvero questo bombardone incredibile. Ma ovviamente prima ci sarà la gara su strada nell'Europeo, che sarebbe l'IRRC, più precisamente in Olanda, e ci sta venendo una pazza idea. Sì, perché abbiamo scoperto, per chi ha visto il weekly lo sa già, che purtroppo non possiamo usare il V4S e dato che il V4R non riusciamo ad allestirlo, che moto rimane? Esattamente, la Superbike, che è un V4R 1000. Quindi vedremo se faremo la pazzia, non lo so ancora, e poi col V4S invece la prima di Chiefs, cioè l'italiano di gare in salita su strada, e anche lì sarà un'avventura incredibile. Quindi ci vediamo là, come al solito, gas, e ci vediamo al prossimo video.